Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di MonoDX. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, però ci sono stati degli aggiornamenti veramente grandi. Cosa importante è fare i giusti disclaimer, infatti adesso andremo a chiarire, andremo a vedere soprattutto i pro e i contro di questa piattaforma e soprattutto andiamo a vedere le principali novità. Prima di partire vi chiedo soltanto un mi piace, tanto quello è gratuito, non dovete investire nulla né fare nulla, e appunto ci tengo a fare questi disclaimer che non sono assolutamente consigli finanziari. Io testo queste piattaforme e le condivido con voi. Qualora siete interessati comunque a provarle anche voi, fare quello che volete, fate le giuste valutazioni. Comunque sia, in descrizione vi lascio il link del loro gruppo e poi ognuno va da sé se vuole, se non vuole. Altra cosa importante da capire è che quando ci sono queste percentuali un po' così alte o comunque percentuali fisse nel trading o anche bot di trading che vi garantiscono queste percentuali, effettivamente al 99% non c'è un reale bot, un sistema che lavora dietro, ma può essere retto da altri sistemi, quindi può essere tranquillamente uno schema Ponzi, non c'è nulla da nascondere. Per questo dico, fate attenzione a quello che fate attenzione a quanti soldi mettete all'interno, fate attenzione a tutto. Se potete evitare, evitate tranquillamente. Detto questo, direi di spostarci al PC appunto e andare a vedere un attimo cosa è cambiato all'interno della piattaforma. Direi di partire dalla pagina principale e vedere cosa è cambiato, scendendo in basso, piani di sviluppo. Ok, abbiamo una roadmap, ma anche queste nuvole sono... Dove vai? Anche queste nuvole sono nuove e si possono anche spostare, benissimo. Comunque sia, andiamo a vedere realmente di cosa ci vanno a dire. Vedo subito qua che implementeranno una funzione per abilitare la connessione delle API, ok, le chiavi API a un exchange. Chissà. Probabile, non probabile? Dubito. La creazione di una Dixcoin 2024, addirittura nel Forex Market. Benissimo, quindi anche bot di Forex in futuro. Chissà, vabbè, noi siamo qui ad aspettare, ovviamente. Intanto direi di andare subito a vedere i bot, soprattutto cosa interessante, hanno cambiato le percentuali, quindi hanno aumentato un tantino le percentuali. Io nel frattempo ho questo bot che sta lavorando con 1600 USDT e dovrebbe portare un profitto. Adesso lo andiamo a vedere. Intanto vediamo i bot che ci sono. Bot classico che parte da 9 dollari, bot scalper 150 dollari, bot RST 400 dollari, VM bot da 1200. Io ho attivato questo qua in questo momento, infatti dopo vediamo anche le percentuali di profitto quali sono. Poi vabbè, ci sono questi qua molto più alti, ma dubito. C'è anche quello VIP che sono andato un po' a vedere di cosa si tratta, ma è veramente tantissima roba, tipo parte da 37.000 dollari, qualcosa del genere. Ci sono percentuali più alte, bonus più alti. Poi qua ci sono, non lo so, bot funzione online, va a dire ad esempio che movimenti stanno facendo, credo. Trasferiti Doge da Kraken a Bybit, ma non capisco sinceramente cosa ci vogliono dire. C'è una sorta di arbitraggio. Andiamo a dare un'occhiata invece ai bot che si possono attivare. C'è questo qua, bot classico, quello appunto che partiva da 9 dollari. Può portare un profitto dell'1.1% al giorno. Ovviamente poi se lo vincoli per 7 giorni magari la percentuale è un tantino più alta, per un mese ancora più alta e 3 mesi ancora più alta. Alfa più e omega più vuol dire che in alcuni periodi riesce a fare un pochino di più rispetto alle aspettative. Adesso non so perché non ho provato questi qua. Comunque sia, poi c'è il bot scalper 1.6%, eccetera, sempre ad aumentare. Io per il momento ho attivato questo qua, lo sto facendo lavorare per 24 ore, potrei farlo anche per 3 ore questo qui. Non è male comunque sia. La mia strategia è, come avete visto, ho depositato un bel po' su, sì, sto rischiando tutti questi soldi, perché una volta che noi mettiamo i soldi in questa piattaforma che gestisce, che fa trading, che usa bot di trading, sempre tra virgolette, c'è il rischio appunto che da un giorno all'altro può chiudere e i soldi vengono persi. Quindi mi raccomando, rinnovo l'invito a stare attenti. Io ho messo questa cifra, sono disposto a perdere questa cifra. Comunque sia, la mia strategia è un'altra, ovviamente non è quella di lasciare questa cifra per sempre, ma far lavorare questa cifra per, non so, io ripeto, lo sto utilizzando 24 ore alla volta, quindi tutto quello che fa di profitto
lo faccio lavorare tipo interesse composto per almeno una settimana, dopodiché comincio a tirare qualcosa fuori. Ho già tirato qualcosa fuori, sono partito da 1.500, ogni $60 in più tiravo qualcosa fuori, adesso per esempio scade domani, mi comincio a tirare qualcosa fuori, quello oltre i 1.500 e così via. Cerco di lavorare un po' interesse composto e un po' tiro fuori, in modo da rientrare nel capitale investito il prima possibile e allo stesso tempo sfruttare un tantino di interesse composto ogni tanto, o almeno con qualche piccola cifra. Infatti, se andiamo nel wallet, posso vedere la storia, certo. Ecco qua, questi sono i miei profitti, ad esempio, vedete qua, andiamo sotto, ancora più giù, 1.500. Qua ha finito di lavorare, il profitto era di $31 e così via. Infatti poi ho lavorato con 1.531. Vabbè, questo c'avevo anche delle cifre in Litecoin che poi ho riconvertito. Comunque sì, i profitti erano sempre questi: 1.560, 1.560. Invece di fare un profitto di 31, man mano, come vedete, è aumentato. Poi sono arrivato a un profitto di 48 e così via. Oggi, appena scadrà il bot, che tra un'oretta penso che scada, guadagnerò più di 48, quindi saranno magari, non lo so, 55 per dire. Dopodiché mi tiro fuori tutto quello che c'è dopo i 1.500 e pian piano fare così. Comunque, beh, una strategia che sto utilizzando io, diciamo, una gestione del mio budget in questo modo. Ovviamente, ripeto, non replicatela assolutamente perché sono anche cifre abbastanza alte. Quando scade diciamo il bot, ad esempio, se lo attivate per un'ora, per 24 ore, alla scadenza, quindi quando passano le 24 ore, troverete appunto il credito, che è quello che è stato implementato. Prima c'era, ma non si chiamava credito. Troverete i guadagni qui, quindi a me quando scadrà il bot troverò i miei 1.600 e dispari qui, più i 50 e dispari qua in credito. Basta che cliccate e ve li porta qui nei vostri fondi, diciamo, da poter riutilizzare, quindi sfruttare tutto l'interesse composto. Se non lo fate, il profitto resta qui, quindi magari se riattivate il bot il giorno dopo non vi va a calcolare anche l'altra cifra che avete fatto. Quindi cosa importante che hanno fatto in questo aggiornamento è stata quella di aumentare le percentuali di profitto. Hanno detto che sono andati a ritoccare i loro bot in modo che potessero lavorare meglio. Altra cosa che hanno aggiornato è il bot di Telegram. Infatti loro hanno un bot che è veramente fatto bene, intuitivo, che racchiude tutto quello che c'è sulla piattaforma, quindi potete andare a vedere magari i bonus, la roadmap, potete anche contattare direttamente l'assistenza da qui, basta che cliccate sul supporto e vi invia direttamente, appunto vi fa parlare con uno dell'assistenza. Comunque veramente veramente carino. Io adesso lo sto vedendo, eccellente, avviato il bot, ok, perfetto, va bene. C'è anche il VIP, come vi dicevo, vi spiega il bot VIP cosa serve e come funziona, ma ripeto, qui non cosa, anche come raggiungere lo stato VIP, però è un po' altino, io l'ho già visto, le domande ci sono tutte, veramente come funziona il referral program, anzi probabilmente il prossimo aggiornamento sarà quello di aggiornare il programma referral. Infatti non è molto sostanzioso, diciamo così, però comunque sia, per ora funziona bene, ripeto. Altre novità sicuramente arriveranno, perché vedo che comunque la stanno aggiornando bene rispetto ad altre piattaforme, vedo che comunque si sono impegnati un po' di più. A questo punto direi nient'altro da aggiungere, ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video.